Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Sabato 16 agosto 2025, buongiorno a tutti di nuovo da Radio Rossonera. È obbligo di riscatto anche di sabato, spero abbiate tutti quanti passati un buon Ferragosto, spero anche che lo abbia fatto Giacomo Mirandola, Jack, ciao e ben ritrovato. Ciao a tutti, ben ritrovati. Sì, un Ferragosto in cui tra l'altro il Milan non si è fermato perché è arrivata l'ufficialità di Etakame, l'ufficialità della cessione di Vittorio Magni, quindi fa piacere vedere che il Milan lavora anche nei giorni festivi, anche perché la stagione comincia domani. Esatto, la stagione inizia domani, ma ci arriviamo dopo. Prima, come sempre, io l'ho letti i commenti, li ho visti, sono anche i commenti con più like, stranamente, cioè, ma neanche troppo stranamente, quelli dove dite, io schippo quando Boiani chiede i like, quando Boiani chiede i commenti. Ragazzi, lo so, pensate voi che voi potete skipparlo, pensate io che invece ogni volta lo devo sempre chiedere, sempre ricordare, quindi voi almeno avete la possibilità di mandare avanti il video. Io però ve lo ricordo, se vi va un like, un commento, l'iscrizione al canale che è gratuita, fatelo, ci supportate, ci aiutate, poi basta, vi dico, potete anche skippare tutta la mia pantonima che ve lo ricorda, però l'importante è che lo facciate. E scusate se tutti i giorni ve lo devo dire, ma purtroppo è così. Allora, Jack, partiamo dal capitolo uscite. Ti direi, partiamo dai nomi che sono magari un pochino ai margini di questo progetto, i nomi che magari chi più chi meno, ma sono gli esuberi di questa squadra, e quindi partirei da un nome su tutti, quello di Yunus Musa, su cui c'è sempre forte il Nottingham Forest, che continua a insistere, che vuole provare a portare Musa in Inghilterra per una cifra tra l'altro importante, no? Sì, questo Milan ha dimostrato già nel corso degli anni, ma quest'anno su tutti, con Iglitare, che alla giusta cifra tutti possono andare, meno che mai un giocatore che già di per sé è piuttosto ai margini. La mia preoccupazione è che le cifre di cui si parla sono cifre, a mio modo di vedere, interessanti per il calibro di giocatore che ha dimostrato di essere, almeno per il momento, Yunus Musa. Quello che mi preoccupa è che io ho questa fissa, e ne parleremo anche per il prossimo nome, in realtà, delle coppie, anche in una stagione senza coppe. Quindi ogni giocatore deve avere, diciamo, una sua riserva. E con Bennacer e Adli fuori squadra, e con la cessione di Bondo in prestito secco alla Cremonese, se dovesse andare via anche Musa, il Milan si ritroverebbe con 5 centrocampisti, di cui uno, il più forte, non fraintendetemi, che ha 39 anni ed è prossimo ai 40. Ho paura che rischino di essere un po' pochini in un'ottica di rotazioni nel corso delle varie partite. Sempre ammesso e non concesso ovviamente che il Milan gioca una sola volta alla settimana, quindi non mi aspetto un turnover incredibile, ma diciamo che già un infortunio di qualche settimana di uno di questi 5 rischierebbe di mettere un po' in difficoltà Allegri dal punto di vista delle scelte. Sì, ne parlavamo anche i giorni scorsi con Simo, passeremmo da averne quasi più di 7, 8 centrocampisti, no? Quasi essere in tanti, a se escludi Bennacer, escludi Adli, vendi anche Musa, cosa che, ripeto, per una cifra importante sarei il primo a cederlo. Col Nottingham si parla di cifre vicine ai 30 milioni, quindi è una cifra molto alta per Yunus Musa. Poi magari comunque qualcosina in entrata nuovamente ci devi pensare a fine mercato per completare il reparto. L'altro nome di cui appunto accennavi tu è quello di Noah Okafor, su cui ci sono state richieste dal Leeds, su cui c'è stata anche una simile offerta da parte del Fenerbahce, ma il Milan non sembrerebbe intenzionato a venderlo.
Poi può essere interessante nel doppio modulo, no? 4-3-3, 3-5-2, perché può farti sia l'esterno che la seconda punta, o è perché Jack ha fatto un precampionato interessante, Okafor, presente, abbastanza anche tonico, no? Si è presentato all'inizio di questa stagione, di questo precampionato, e quindi credo che l'idea, l'intenzione di tenere Okafor come vice Leao o comunque come bonus aggiuntivo in attacco che ti possa dare una mano, penso che quest'idea ormai sia sempre più concreta. Anche qui, lo abbiamo detto e ripetuto 1000 volte, nessuno è incedibile, poi però ci sono magari dei giocatori che se proprio devo venderli, allora devono arrivare offerte davvero importanti, come magari nel caso di Musa, no? Sì, sono d'accordo. Qui torno al tema sempre delle coppie, ovvero anche in un ipotetico tridente, il Milan, lo sappiamo, ne parleremo, è alla ricerca di una punta che farebbe, diciamo, coppia anche in un'ottica di rotazione con il Bebote Jimenez. A sinistra a Leao e a Musa come riserva, per quanto sappiamo che Musa è anzi, sì, Okafor, perdonami. Sappiamo anche che Okafor, peraltro, ha fatto, a mio modo di vedere, meglio le volte che è stato inserito magari a gara in corso come centravanti, ma comunque può fare l'esterno a sinistra, dove secondo me il Milan ha un surplus di giocatori è sulla destra, perché in un ipotetico tridente offensivo, per me in questo momento l'uomo da cedere è Samuel Chukwueze, che capisco ed è evidente che abbia meno mercato, per quanto di fatto Okafor, che sembra un giocatore molto ambito in quest'estate, venga da 6 mesi in cui con Napoli ha fatto 2 presenze, 3 presenze, quindi non comunque 6 mesi tra i più brillanti della sua carriera, sicuramente un buon precampionato, ma non dimentichiamoci anche che precampionato fece Samuel Chukwueze lo scorso anno, precampionato che poi non venne confermato nel corso della stagione. Quindi io so che molti non saranno d'accordo, ma io sono d'accordo sull'idea del tenere Okafor come riserva, perché può fare il centravanti, perché può fare l'esterno alto a sinistra, come dice Rafa, perché può giocare nell'attacco a due, anzi per me è uno forse dei più naturalmente portati dei giocatori offensivi del Milan per giocare in un attacco a due in caso di 3-5-2. Per me è dall'altra parte che bisogna sfoltire, perché con speriamo, mancano ancora 2 settimane, forse la finalmente conferma di Saelemaekers in rosa al Milan e non sparato in giro per l'universo mondo, allora a questo punto secondo me è Chukwueze, che invece è un giocatore che solo l'esterno destro alto può fare, dovrebbe essere quello da mettere sul mercato, però evidentemente il Milan magari ci starà anche provando, questo non lo so, ma non ha particolare mercato perché di offerte per lui non se ne parla. Hai detto prima, dobbiamo parlare della punta ed è questo il piatto forte di questa puntata di Obbligo di Riscatto, Jack, perché il nome è sempre quello, è sempre Erasmus Højlund, che è l'obiettivo principale del Milan, arrivati a questo punto, è, diciamo, si è allontanato dai radar Dusan Vlahovic, anche perché dal punto di vista economico Vlahovic non è che sia proprio così morbido con le richieste né con la Juve né poi eventualmente con il Milan, e quindi Erasmus Højlund, che inizialmente non voleva schiodarsi dal Manchester United, voleva restare lì nonostante gli acquisti che ha fatto il Manchester, provare a giocarsi le sue carte. Le cose sono un po' cambiate, il giocatore ha iniziato a capire che forse anche per lui è meglio lasciare la parte rossa di Manchester. Sarà chiave questa giornata, Jack, o comunque questo weekend, perché è iniziata la Premier League ieri con il Liverpool che ha battuto 4-2 il Bournemouth, e quindi se Højlund dovesse, diciamo, restare fuori anche in questa occasione, cioè il debutto in Premier League, dovessero quindi giocare Cugna, Seshko, Mbeumo, lo stesso Zirkzee anche, a quel punto io penso che la rottura sarebbe davvero totale con lo United e quindi poi il Milan potrebbe davvero affondare. È chiaro che si stanno valutando anche delle alternative, è uscito ieri il nome di Sorloth, credo da parte di Gazzetta dello Sport, restano alternative, nel senso che la pista principale, concreta, è Højlund in questo momento qua. Poi mancano comunque 2 settimane alla fine del mercato, non manca troppo, quindi dovesse poi complicarsi Højlund, è chiaro che bisogna pensare a delle alternative, Jack. Assolutamente sì, io credo che
anche per condizioni Højlund sia un'opportunità ben più ghiotta di Sorloth, perché in questo momento ha molta più esigenza di, diciamola brutta, sbarazzarsi di un attaccante, il Manchester United, che è strapieno e che è sulla buona strada per diventare il nuovo Chelsea, se non riesce a lavorare bene in uscita. Manchester United, che come dici tu ricomincerà il suo campionato e lo ricomincerà non proprio sul campo più morbido di Inghilterra, perché affronterà l'Arsenal subito all'esordio, quindi è subito un big match. Io sarei estremamente sorpreso di vedere Højlund, sarò molto meno sorpreso di vedere quello che è l'attaccante che tutti sognavamo, ma che non è mai stata un'opzione purtroppo verosimile, che è andato ovviamente in Premier. Ma tornando a noi, Højlund è sicuramente un'opportunità, è sicuramente una scommessa. Per me, nel momento in cui Højlund arriva a San Siro per condizioni economiche che sono più o meno quelle di cui si vocifera, quindi magari un prestito oneroso con un diritto di riscatto magari non elevatissimo, eccetera, eccetera, e nelle mie personali gerarchie non parte davanti di chilometri rispetto a Santiago Jiménez, che è stato un investimento importante, secco, nel senso che senza formule strane, ma un trasferimento a titolo definitivo, e che io personalmente, sapete che io combatto questa battaglia più o meno sempre, io non me la sento ancora di bollarlo come un giocatore che non è in grado di vestire la 9 e di giocare in punta al Milan, perché è vero, ha avuto 6 mesi difficili con anche un problemino fisico, però parliamo pur sempre di un giocatore che si è trasferito da un campionato completamente diverso e che è arrivato in una squadra in cui non funzionava niente. Io non avevo la pretesa che fosse il salvatore, il messia che in qualche modo ribaltava tutto. È evidente che in un sistema in cui non funziona niente, tu puoi anche aggiungere un'altra ruota agli ingranaggi, ma tendenzialmente si blocca come tutte le altre. Quindi io ho ancora una certa fiducia in Jiménez, perché voglio ancora vedere davvero che cosa può fare in un sistema magari un po' più funzionale, per quanto sappiamo che Allegri non abbia nella valorizzazione della punta del centravanti la sua arma migliore. Højlund è un nome che personalmente è molto interessante, perché è vero che conosce già l'Italia, ha fatto solo 6 mesi, 6 mesi importanti, poi ha vissuto una parentesi molto difficile in una squadra in cui però in questo momento tutti vivono una parentesi difficile, perché tutti fanno male quando vanno lì. Sì, tranne Bruno Fernandes, che però è un giocatore, con tutto il rispetto per Højlund, è un giocatore 4 categorie superiore a tutti quelli che militano oggi in rosa allo United, più o meno. Secondo me ci può stare, come con la giusta formula, la giusta condizione, può essere un nome interessante, soprattutto in un contesto di prestito in cui magari lo si valorizza, e allora si può veramente valutare di mettersi al tavolo e cercare di trattare per il riscatto. Parliamo comunque di un giocatore ancora estremamente giovane. Se invece dovesse essere un anno sfortunato, tra virgolette, ancora un anno negativo per Højlund, è un prestito con diritto e si rimanda a Manchester. Eh sì, staremo a vedere. Anche qui, settimana prossima, obbligo di riscatto è ancora presente, vi daremo tutti gli aggiornamenti, saremo sempre io e Jack, quindi vi aspettiamo poi numerosi anche nei commenti, diteci mi piace Højlund, non mi piace, lo prendo, non lo prendo, insomma fateci sapere cosa ne pensate e magari buttateci lì dei nomi alternativi anche vostri che avete, adesso Sorloth a parte. Chiudiamo Jack con Milan-Bari, perché domani sera alle 21:15 parte ufficialmente la stagione del Milan, con in porta Mike Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic in difesa, Salmacher, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana e Stupinian a centrocampo, Pulisic, Leao, questo attacco a due un po' inedito davanti, premia Allegri, o meglio si affida di fatto inizio preparazione, cioè a chi c'era dal primo giorno, quindi fuori Modric, fuori Yashari, fuori lo stesso Santiago Jiménez, no? Tutti i giocatori che sono arrivati un po' più tardi, si aggregheranno, si sono aggregati i vari De Winter, appunto i nuovi acquisti, si aggregherà anche a Tecame che è stato ufficializzato ieri, però si parte con quelli che, e Stupinian a parte, erano già qua di fatto più o meno al raduno, Jack. Sì, è una formazione che in alcune sue connotazioni è un po' obbligata, nel senso che sappiamo che anche Alex Jimenez non è al top della condizione, e quindi di fatto la difesa a 4 non era molto prendibile in considerazione, perché bisognava adattare per forza un giocatore, o Tomori o Saelemaekers, a fare il terzino destro, sapendo che era un pochino, tra virgolette, una forzatura.
quindi si è optato per una difesa a 3 che di fatto è obbligata, perché Ciao è andato ed Inter è arrivato da troppo poco per buttarlo subito nella mischia. Il centrocampo, come dici giustamente tu, premia quello che ormai è quasi un giocatore che è come se non fosse un nuovo acquisto, ovvero Ricci, nel senso che è arrivato al Milan talmente presto, tra virgolette, che è quasi come se fosse un giocatore già arrivato, diciamo, ipoteticamente nel finale della scorsa stagione. Ha fatto tutta la preparazione, è giusto secondo me che si sia ritagliato quello spazio. Vedremo tra l'altro se dovesse essere confermata quella formazione Fofana-Mezzala, che se non erro è una cosa che non abbiamo mai visto, perché Fofana è sempre stato messo basso o comunque in un centrocampo a 2, mai a fare la mezzala a 3, che secondo me è un ruolo in cui può fare molto bene, e quell'attacco lì è oggettivamente estremamente affascinante dal mio punto di vista. Io amo gli attacchi così brevilinei, rapidi, atti al contropiede. Chiaro che una punta serve, che una punta probabilmente adesso non c'è. Credo sarà anche una partita, nella speranza chiaramente che il Milan dimostri, ecco, la superiorità anche tecnica e di rosa. Dovrebbe bastare, dai, chiudiamo così. Diciamo che dovrebbe bastare questa formazione qui per... Diciamo di sì, cioè sarà anche un test, diciamo, per Allegri. Perché se parti non passando il turno in Coppa Italia, già abbiamo dei problemi. Ma non voglio nemmeno pensarci, Jack, ci penseremo domani sera. Vi aspettiamo tra l'altro col post partita, domani ragazzi, perché tornano i post partita di Radio Rossonera, tornano i post partita delle sfide del Milan, e quindi non perdetevi l'appuntamento domani subito dopo il match che inizia alle 21:15, ve lo ricordo. Vi aspettiamo. Jack, grazie, ciao. Grazie a te, ci vediamo domani per il post partita. Un saluto da Enrico Boiani, mi raccomando, continuate a seguirci anche domani e nei prossimi giorni. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.